Ciao ragazzi, qui è Axi, benvenuti nel 17° episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo giocato bene, uscendo dai big match con 2 pareggi e vincendo tutte le altre, prima di arrivare alla Lazio, che non ci ha lasciato scampo nell'ultima partita. La classifica ci vede all'11° posto dopo 11 partite, ma le posizioni che contano non sono così lontane. A novembre affronteremo Torino, Bologna e Cremonese in campionato, mentre in Europa League giocheremo contro Hoffenheim e Aston Villa. Di queste partite vedremo nel dettaglio le 2 di Europa League e quella col Torino, mentre le altre le vedremo riassunte più velocemente, perché giocheremo anche la prima di dicembre contro il Milan. Ed è ora di iniziare. Al Ferraris arriva l'Hoffenheim. Questi sono i giocatori della loro squadra, per quanto sappiamo che non siano mai effettivamente tutti quanti quelli che hanno a disposizione. La rosa non è male, anzi, a giudicare dal fatto che sono primi nel girone, possiamo dire che sono proprio forti. Il loro gioco si sviluppa sulle ali, spinti da Stanisic e Pras, con Schlosek che rappresenta il loro terminale offensivo più pericoloso. In difesa, invece, si affidano al gegenpressing nel tentativo di rubare palla velocemente e partire in contropiede. Per questa partita ho cercato di cambiare poco nell'11 iniziale, lasciando a riposo solo i più stanchi. Rispetto al solito, giocheranno Giordano e Lala al posto di Tsimikas e De Pauli, mentre davanti Stanis sostituisce Soriano, che ha bisogno di riposo. The stage is set and the tension is palpable. 90 minutes of what should be highly entertaining and absorbing for all to come. And it would take a very brave person indeed to predict the outcome. What an enticing prospect. All the drama next here on EA TV. Mitrovic fa cominciare la partita e noi iniziamo con grande intensità e passano solo poco più di 3 minuti prima di avere una grandissima occasione. Mitrovic serve Stanis, che vince un rimpallo e serve al centro Golovin, tutto solo, che non deve fare altro che spingere il pallone in rete per siglare il gol del vantaggio. Gli ospiti hanno reagito subito e in contropiede sono riusciti a liberare Tabakovic al tiro. Per fortuna l'attaccante non ha indirizzato bene il pallone ed il tiro è rimasto centrale e parabile per la fonte. Ed allora abbiamo provato a punirli nuovamente. Mitrovic ha lavorato il pallone davanti all'area e con un passaggio visionario ha liberato Golovin davanti al portiere. Il giocatore russo ha però sprecato tutto, mandando a lato. Gli ospiti stanno soffrendo non poco i nostri inserimenti senza palla e dopo 3 minuti dalla precedente occasione ne abbiamo avuta un'altra con Santoro. Il tiro del centrocampista è stato pericoloso, ma Baumann se l'è cavata alzando la palla in angolo. Ma sull'ennesima occasione non ha potuto nulla. La triangolazione al limite tra i nostri 3 attaccanti ha liberato Mitrovic al tiro e l'attaccante serbo non si è lasciato pregare, infilando il portiere con una conclusione potente alla sua sinistra, che ha mandato in estasi i nostri tifosi. Poco dopo il 30° ci ha provato Stanis, ma dalla posizione troppo angolata, difficile battere il portiere da lì. Ed il primo tempo si è concluso quindi sul 2-0 per noi. Abbiamo giocato una partita perfetta, con una sola sbavatura, almeno fino a questo momento. Nella seconda frazione è imperativo portare a termine il lavoro. Dopo una ventina di minuti dall'inizio del secondo tempo, un giocatore dell'Hoffenheim ha sbagliato completamente il tempo dell'intervento, finendo per colpire in pieno Tsimikas, entrato da poco, inevitabile e rosso in questo caso. E con l'espulsione gli ospiti sono diventati ancora più innocui e noi ne abbiamo approfittato per controllare la partita fino alla fine, portando a casa una vittoria meritata e 3 punti importantissimi per la classifica della competizione. Yeah, it was a positive performance. Some of the play today was great to watch. They moved the ball quick and created some really good openings. It's a good result. E dopo pochi giorni abbiamo ospitato il Torino. Nella formazione iniziale dei Granata non vedo grosse novità rispetto alla precedente partita. Forse Sigur come terzino destro, mentre gli altri erano già in squadra. Dobbiamo fare attenzione alle 2 punte di sfondamento davanti. Sono una coppia pericolosa che può lavorare i palloni sia per il compagno di reparto che per inserimenti dei centrocampisti. Infatti, il Torino si affida alla palla lunga in attacco. Con quei 2 davanti è una scelta che direi scontata. Mentre in difesa provano a infoltire il centrocampo per sporcare i palloni e quando non basta si affidano a Schurz e Coco per recuperare palla. Per questa partita abbiamo qualche problema di stanchezza, tuttavia alla fine siamo riusciti a mettere insieme un 11 niente male. Silvestri torna titolare, a centrocampo scala Soriano, mentre sulla 3/4 agiscono Golovin ed Stanis, dietro a Tutino. Per fortuna, dopo questa partita c'è la pausa nazionali, che ci consentirà di tirare il fiato. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week and the fans are pouring into the stadium. The tension palpable. We'll have every kick of the ball for you live on EA TV. Il Torino dà inizio alla partita e sono proprio loro a rendersi subito pericolosi. Matanovic riesce a servire in profondità Zapata, che prova il tiro da lontano. Buon riflesso di Silvestri che si oppone e devia in angolo. E dopo 20 minuti abbiamo finalmente un'occasione anche noi. Tutino vede l'inserimento di Golovin e lo serve con l'esterno. Il trequartista ruota su se stesso e con un tiro a giro imparabile ci porta in vantaggio. Una conclusione imparabile per Benitez, che ha fatto solo quello che poteva. Non si è fatto attendere la reazione degli ospiti, con Matanovic che ha provato ad impensierire Silvestri ancora una volta da lontano, ma il nostro portiere
portiere si è opposto nuovamente. Al 30esimo Golovin ha avuto la palla per il raddoppio, ma il tiro in corsa è rimasto centrale, consentendo a Benitez di intervenire e deviare il pallone sopra la traversa. Poco dopo il Torino si è sbilanciato, Tutino ha controllato il pallone al limite e chiuso il triangolo con Estanis, che 1 contro 1 col portiere è rimasto glaciale e ci ha portati avanti di 2 reti. Ed il primo tempo si è quindi chiuso con questo punteggio, un punteggio che definirei comodo, ma che non deve farci perdere la concentrazione. Il Torino è comunque una squadra pericolosa. And we're focusing on him for a reason, Stuart. E credo di essermi spiegato bene, perché dopo un solo minuto dall'inizio della seconda frazione, Golovin ha chiuso l'1-2 contro Tino. Gennaro ha dribblato il difensore e ha lasciato partire un tiro a giro imparabile per Benitez, per la gioia dei nostri tifosi. Ma pochi minuti dopo, Sciutal ha sbagliato completamente l'intervento, andando a vuoto. Ilic si è quindi trovato tutto solo davanti a Silvestri e non ha avuto problemi a rimettere le cose come stavano pochi minuti prima. Per fortuna non ci siamo lasciati spaventare dal gol incassato. Tutino ha riprovato il tiro a giro, ma stavolta Benitez è riuscito a intervenire, ed una ventina di minuti più tardi ci ha provato anche Golovin. Il tiro sembrava imparabile, ma il portiere si è superato, riuscendo ad intervenire con la mano di richiamo. Sugli sviluppi dell'angolo ha anche recuperato il pallone, ma poi per qualche motivo ha servito De Pauli, che era rimasto lì per disturbare il rinvio, e nonostante il controllo pessimo è comunque riuscito a chiudere il match definitivamente. Nemmeno il gol nel finale di Tamés, trovato grazie a una serie di rimpalli, è servito a riaprire i giochi. Infatti sono poi arrivati 3 fischi dell'arbitro che hanno sancito la nostra vittoria. Una vittoria semplice tutto sommato, ma che ha un'importanza fondamentale per il nostro cammino in Serie A. Smiles on their faces. Well, Derek, it was a comfortable win in the end. Fully deserved their victory because they dominated every aspect of the game. It was a really good result for them here today. Dopo la pausa per le nazionali siamo andati a Bologna per affrontare la squadra di casa, che in quel momento occupava la 5ª posizione in classifica. Un'occasione per parte nel primo tempo, la prima sprecata dall'attaccante rossoblù, mentre la seconda perfettamente eseguita da Tutino. Il nostro capitano è rimasto glaciale ed ha battuto il portiere nell'1 contro 1. I padroni di casa sono stati ancora imprecisi nel secondo tempo e alla fine, con un solo gol, siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. E dopo qualche giorno siamo partiti in direzione Birmingham per affrontare l'Aston Villa. I padroni di casa hanno una squadra piena di esperienza, con Rudiger, Danilo, Diego Carlos e Martinez, ma hanno anche tanti giovani interessanti, come per esempio l'ex Francoforte Marmouche. Il loro stile è abbastanza standard, sia in attacco che in difesa tendono a non scoprirsi più di tanto, cercando di colpire quando ne hanno l'occasione. Al momento sono in una buona posizione in Europa League, ma cercheranno sicuramente di sfruttare questa partita in casa per migliorarla ulteriormente. Per impedirglielo, proviamo ad affidarci a quasi tutti i titolari. Le uniche differenze rispetto all'11 più forte sono Estanis, ancora una volta titolare, e Ngoi, che consente a Mallica di tirare il fiato dopo tante partite da titolare. Two great sides going head to head in what's sure to be an exciting fixture. Join us for all the action coming up next. È tutto pronto per cominciare, diamo inizio alle ostilità. Purtroppo però, appena superati i 10 minuti, concediamo una prima occasione ai padroni di casa. Bailey tenta subito il tiro, la Font parte leggermente in ritardo, sfiora il pallone ma non abbastanza da deviarlo fuori dallo specchio, ed i padroni di casa si portano subito avanti nel punteggio. La nostra reazione non si fa attendere troppo. Mitrovic riceve dentro l'area, controlla e scarica all'indietro per Estanis. Il tiro è potente e ben indirizzato, ma Martinez riesce comunque ad intervenire, salvando il risultato. Verso il 30esimo l'Aston Villa ha un'occasione gigantesca con Marmouche, ma la Font ha un riflesso assurdo e riesce in qualche maniera ad evitare la rete del raddoppio. Abbiamo provato anche un'ultima azione nel finale del primo tempo, ma sul rinvio di Martinez l'arbitro ha mandato tutti a riposto sul risultato di 1-0. Un risultato fino a questo momento meritato per la Aston Villa, che ha sicuramente giocato meglio. La seconda frazione si è aperta con un'altra occasione per la Aston Villa, sulla quale è dovuto intervenire ancora la Font per evitare il gol. Abbiamo provato quindi ad alzare il pressing e l'intensità, ma dietro i padroni di casa si sono compattati per bene, non concedendo mai tiri realmente pericolosi verso la loro porta e cercando di colpire in contropiede come in questo caso. Ed alla fine, negli ultimi secondi, Marmouche è finalmente riuscito a battere la Font, raddoppiando all'ultimo e chiudendo la partita mentre tentavamo disperatamente di recuperare palla per un'ultima occasione. Dopo aver ricominciato al centrocampo, l'arbitro ha subito fischiato la fine della partita. L'Aston Villa ha meritato i 3 punti? Sì. Sono comunque deluso? Sì, perché nonostante tutto abbiamo cercato di reagire, seppur non riuscendoci. Ora abbiamo l'occasione di farlo in campionato, visto che ci attende la Cremonese. Tuttavia, la Cremonese si è rivelata ostica nei primi 45 minuti, costringendoci ad inseguire nel secondo tempo, grazie ad una rete casuale, ma che avrebbe potuto distruggerci. Mitrovic, però, ha prima guadagnato e siglato il rigore del pareggio, e poi ha concluso la rimonta con questo gol in contropiede, regalandoci i 3 punti e risollevando il morale a tutti, giusto in tempo per il big match contro il Milan. Il Milan, se escludiamo 3 giocatori che vediamo titolari, ma in realtà non lo sono, potremmo tranquillamente dire che è una squadra da Champions. Servirebbe solo un terzino destro, perché gli altri sono giocatori davvero forti, ed in effetti la loro seconda posizione
situazione lo conferma. In attacco si affidano alla palla lunga, che viene lavorata dalle due torri davanti, con Morata e Gyökeres a fare il lavoro sporco per gli inserimenti dei compagni, senza ovviamente disdegnare il gol, dovesse essercene l'occasione. Non sarà facile questa partita, come non lo sono state nemmeno le precedenti contro questi avversari, e quindi per aumentare le nostre possibilità non facciamo nessun cambiamento. Giochiamo con la miglior formazione a disposizione e speriamo di riuscire finalmente a fare qualcosa contro i rossoneri. A city alive with the spirit of excitement and a stadium brimming with anticipation. The build-up has been intense, and now we just can't wait for it all to begin. It's anyone's guess, though, which team will come out on top. Mitrovic dall'inizio della partita e il Milan inizia subito a spingere forte, creando subito un'occasione pericolosa sprecata da Chukwueze, che ha centrato in pieno la Fonte col tiro da dentro l'area. 3 minuti dopo ha avuto un'occasione gigantesca anche Leao, ma la Fonte in uscita gli ha chiuso lo specchio ed ha salvato il risultato. Al 23esimo abbiamo avuto l'occasione per sbloccarla. Santoro ha servito con un filtrante alto Golovin. Il trequartista ha tentato il tiro di controbalzo, ma la palla, dopo aver superato Maignan, si è schiantata sul palo ed è stata poi allontanata da un difensore. Ha subito risposto il Milan. Okafor è penetrato in area ed ha servito al centro Reinders, ma il centrocampista ha sprecato tutto centrando la Fonte, che in qualche maniera è riuscito a salvarci per l'ennesima volta. Al 30esimo non c'è stato niente da fare, perché Okafor si è messo in proprio e con un tiro a giro imparabile ha mandato in vantaggio i suoi. Negli ultimi istanti del primo tempo Leao ha provato a replicare il gol del compagno, ma la sua conclusione non ha centrato lo specchio e l'arbitro ha mandato tutti a riposo. Il Milan comunque non ci sta facendo respirare e la vedo molto male per questa partita. Ed infatti, dopo appena 5 minuti, Okafor ha sfruttato la prima occasione utile per segnare il gol del raddoppio, che gli è valso anche la doppietta personale, un tiro potentissimo sul quale la Fonte non ha potuto fare nulla. E i padroni di casa hanno sfiorato il 3-0 poco dopo. Per fortuna il nostro portiere non si è lasciato sorprendere dal tiro sul primo palo di Leao. Al 65esimo in contropiede Tutino ha visto l'inserimento alle spalle della linea difensiva fatto da Stanis e, una volta ricevuta palla, lo spagnolo ha battuto Maignan, accorciando le distanze. Purtroppo la gioia del gol è durata davvero pochissimo. È bastato un solo contropiede al Milan per tornare avanti di 2 reti, con Okafor che non ha avuto problemi a battere la Fonte con un pallonetto al bacio. E lo svizzero non ha voluto proprio fermarsi. 5 minuti dopo, dopo aver ricevuto il pallone di Leao, ha chiuso tutto con un mancino ad incrociare perfetto sul quale non è potuto intervenire la Fonte. E per fortuna su questa conclusione al volo di Yepes, finita sul terzo anello, si è conclusa questa partita. Okafor ha dominato il match e grazie al suo poker i padroni di casa sono riusciti a vincere agilmente il terzo match di fila contro di noi. Dobbiamo migliorare in futuro e non poco, oppure non riusciremo mai a batterli. Tuttavia, se guardiamo il calendario di novembre, il nostro cammino è stato davvero ottimo. Abbiamo vinto tutte le partite di campionato e anche una su 2 in Europa League. La sconfitta contro l'Aston Villa è una sconfitta che può starci. Al momento le forze in campo sono troppo a loro favore. Quindi potremo dire che è andato tutto bene fino ad Okafor, che non solo ci ha sconfitti, ma ci ha anche umiliati. Ma la classifica della Serie A è decisamente migliorata con le vittorie di novembre. Ora occupiamo la 7ª posizione e le altre non sono così lontane in termini di punti. Se dovessimo continuare con questo passo, potremmo anche riuscire a prenderle. Ma per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi dispiace almeno un poco per l'umiliazione che abbiamo subito da Okafor, lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.